Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo insieme questi nidi di crespelle ripieni di prosciutto e formaggio. Sono particolarmente orgogliosa di questa ricetta perché l'ho inventata io, hackerando la ricetta classica dei nidi di rondine, che si fanno utilizzando una sfoglia di pasta all'uovo. Io ho pensato, perché non provare a farli con le crespelle? Ho fatto un paio di tentativi e vi devo dire sono venuti buonissimi, quindi facciamoli insieme. Prepariamo le crespelle. Io farò una dose con la quale otterremo 8 crespelle del diametro di circa 24 cm. Quindi ci servono 3 uova, 30 g di burro fuso, 180 g di farina, 370 g di latte e un pizzico di sale. Quindi iniziamo rompendo le uova. Aggiungiamo il burro fuso, un pizzico di sale ed iniziamo a sbattere con una forchetta. Poi aggiungiamo la farina mettendola un po' alla volta. L'impasto deve venire bello consistente, assolutamente normale. A questo punto mettiamo il latte e lo facciamo incorporare un po' alla volta. Praticamente l'impasto delle crespelle è pronto. Come avete visto, aggiungendo sia la farina che il latte un po' alla volta non si sono formati grumi, però io per sicurezza faccio un ulteriore passaggio. Prendo un'altra ciotola, un colino e quindi se ci sono ancora dei grumetti li elimino completamente. Così sono sicura che le mie crespelle verranno tutte belle lisce. A questo punto prendiamo una padella, questa è da 24 cm di diametro, vedete quella che ci avete a casa, un centimetro più, un centimetro meno, va bene lo stesso. In questo modo verranno delle crespelle non troppo grandi. Accendiamo, facciamo scaldare un pochettino la base, ungiamo leggermente il fondo con il burro. E portiamo via l'eccesso con un po' di carta da cucina. Ora possiamo cominciare a cuocere le crespelle, quindi prendiamo un mestolo di impasto, lo mettiamo in padella e subito, girando la padella, lo allarghiamo. La crespella dovrà cuocere circa un minuto e mezzo per lato. Possiamo girarla quando ci accorgiamo che si stacca completamente dai bordi, quindi facciamo un controllo con una spatola e poi con un colpo secco giriamo e facciamo cuocere dall'altro lato. E la prima crespella è pronta. A questo punto io vado avanti a preparare anche le altre. Di solito non imburro più la padella, però se vedete che iniziano ad attaccarsi, fate un giretto col burro, esattamente come ho fatto all'inizio. Eccole qua, le crespelle sono pronte, le lascio intiepidire e intanto mi preparo un sughetto al pomodoro semplice e lo faccio nella stessa padella. Quindi metto un pochettino di olio, aggiungo 300 g di passata di pomodoro, un pizzico di sale. Adesso lo faccio cuocere 4-5 minuti con il coperchio, perché deve rimanere bello liquido. Riguardo le crespelle, vi do un piccolo consiglio.
Si possono preparare anche un paio di giorni prima. Si mettono in un piatto come ho fatto io, si coprono con la pellicola e si conservano in frigorifero. E poi all'occorrenza li tiriamo fuori e sono già pronte per l'uso. Mentre il sugo va, prepariamo i nostri nidi di crespelle. Hanno un assemblaggio molto particolare, poi vi faccio vedere, l'ho inventato io. Cosa ci servono? Le crespelle che abbiamo già preparato. Per il ripieno 150 g di prosciutto cotto a fette e 150 g di Emmental a fette. Poi ci serviranno 200 ml di besciamella che ho ammorbidito con un paio di cucchiai di latte e circa 50 g di formaggio grattugiato. Adesso vi faccio vedere perché è simpatico. Cosa dobbiamo fare? Prendiamo 4 crespelle e le mettiamo vicine e leggermente sovrapposte a formare una striscia. Adesso mettiamo un po' di besciamella sopra le crespelle, ne basta poca poca. Cospargiamo col formaggio grattugiato. Ora mettiamo il ripieno, quindi una fetta di prosciutto cotto alternata ad una fetta di Emmental. Ancora una fetta di prosciutto cotto e una fetta di Emmental. Ancora una fetta di prosciutto cotto e una fetta di Emmental. E ora arrotoliamo. Ho formato questo rotolo che poi andrò a tagliare a fette per formare i nidi di crespelle e faccio lo stesso con le altre 4 crespelle, quindi le metto in fila. Un po' di besciamella. Formaggio grattugiato. Di nuovo prosciutto cotto. Il sugo è pronto, quindi spengo e guardate cosa faccio. La besciamella che mi era avanzata la metto all'interno e la mescolo per creare una salsa rosé. E questo poi sarà il nostro condimento dei nidi di crespelle. A questo punto mi sono preparata una teglia ben imburrata, questa misura 22x27. Adesso riprendiamo uno dei nostri rotoli. Ora con un coltello ben affilato taglio questo rotolo a fette dello spessore di circa 3 cm, quindi con questo rotolo escono circa 6 fette. Io di solito faccio così, taglio prima al centro e poi ancora in due. Ed ecco come viene un nido di crespelle, praticamente una rosa con ripieno all'interno, e li sistemo all'interno della pirofila.
se ne viene uno più alto uno più basso non succede niente. E faccio lo stesso anche con l'altro rotolo. Praticamente vengono 12 nidi, ho considerato 3 nidi a persona, quindi questa dose è per 4 persone. Ora non ci resta che aggiungere il sugo, il condimento. Quindi con un cucchiaio lo metto tutto sopra. Prima di infornare una bella spolverata col formaggio grattugiato. E ora in forno e facciamo cuocere a 190 gradi per una mezz'oretta. Eccoli pronti! Come avete visto il procedimento è molto semplice. Ho fatto questi 2 filoncini che ho tagliato a fette e ho dato forma a questi nidi di crespelle. Come avete visto li ho conditi con un sughetto al pomodoro al quale ho aggiunto la besciamella. Però si possono fare anche in bianco, quindi utilizzate solo la besciamella, invece di 200 ml ne mettete 400 e vengono buonissimi lo stesso. Per il ripieno ho utilizzato prosciutto cotto e Emmental, ma nel ripieno potete sbizzarrirvi, quindi potete mettere all'interno tutto quello che preferite, che ne so, speck e funghi, piuttosto che ricotta e spinaci. Insomma, qui spazio la fantasia, anzi se avete idee scrivetele sotto nei commenti. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, che rifarete la ricetta, fatemelo sapere e mandatemi le foto e io passerei all'assaggio.